via, non si sta faticando per voi. Quindi potreste anche iscrivervi al canale, via. Dai, pigiate, iscriviti nell'angolino a sinistra, anzi a destra in basso. Grande Hotel Plaza. Abbiamo fatto la pausa pranzo col sottofondo della musica del Prove del Teatro Verdi qua nella pineta di Monte Atini Terme. L'hai detto anche bene, oh bravo! Che pineta perché abbiamo contato 3 pini, no, 5 ecco, 5 pini. Di pino si sente. Tutti gli altri sono palme e altre piante. Si sentono tutti. Il torrente Nievole, che la via prevede di percorrere nell'argine, ma abbiamo incontrato una pellegrina in senso opposto che ce l'ha sconsigliato perché non è stata tagliata l'erba. Sì, in effetti già all'ingresso non è che dica... No. Comunque l'alternativa è subito dopo, è via Fonda. Classica villa toscana, no? Nascosta negli alberi in mezzo al podere, qua sotto la torretta. Non c'è ombra. Stiamo andando verso Serravalle Pistoiese. Siamo all'inizio del comune di Serravalle Pistoiese. Questa è la Magione, un edificio del XIV secolo che un tempo forse è stato ospitale per pellegrini. Mamma mia, fa un caldo che ve lo raccomando. 13 km a Pistoia. La torre di Serravalle Pistoiese. Dalla mia postazione di comando controllo il riposo degli altri pellegrini. Vabbè, questa è la Rocca Nuova, è semidistrutta però è nuova, per cui è quasi una chilometro zero direi, no?
Via della Gabella, qui una volta per entrare si doveva pagare un fiorino. Prima di lasciare il serravalle pistoiese fate un giretto alla casetta dell'acqua che eroga acqua naturale e frizzante fresca gratis, non serve neanche la monetina. Non so quale sia, se c'è il trucco non lo voglio sapere. Questo forse è il tratto più bello della tappa, nel bosco di Agropoli. Adesso intercetteremo il fosso di Agropoli e usciremo di nuovo giù in paese. Ma non manca tantissimo la Pistoia, pochi chilometri. Agropoli, ma non è l'Agropoli lunigiana, perché sennò vuol dire che si è sbagliato qualcosa. Siamo ancora in Val di Nievole o è cambiata? Oddio no, è una più Val di Nievole. Però non so, non saprei come chiamarlo. E siamo arrivati alla Pieve di San Michele Agropoli, 4 km e mezzo da Pistoia. È chiusa ovviamente. D'altra parte chiese così isolate e terreni aperti è un rischio, se hanno qualcosa di valore asportabile. Il convento di Giaccherino, siamo a 3 km da Pistoia. Pistoia, eccola lì sotto. Al centro si vede proprio il Duomo di Pistoia con la cupola, mi dicono del Brunelleschi anche quella. E ora noi andiamo giù, ma il Duomo di Pistoia lo vedremo nella prossima tappa. Le pelle della Via Crucis sono tutte messe male, molte sono pericolanti, ma questa ha un ulivo che la puntella che la regge, oltre a qualche ponteggio. Non so se riuscite a vederli, ma è pieno di pesci. E là va a correre su Pistoia. Questo sarebbe il torrente Ombrone, però come potete vedere non è messo proprio bene.
c'è giusto qualche pozza che fiora qua e là, l'acqua, quella che c'è, si è abbassata nel letto e scorre sotterranea, quella poca che c'è. Mura di Pistoia, ma noi entreremo al centro nella prossima tappa. Ora andiamo a fare aperitivo. Belle queste locomotive storiche. Oddio, qualcuna non è proprio in ottimo stato,